was upside down and you were gone. I couldn't see. It's all in me. Still falling in a dream. Down in me. Waking up in my cold sweat. Feel like I am deep in debt without you. I'm sitting up in my lonely bed, wondering what I just said to you. I'm holding back the tide of waterfall. A single drip could make it all come down. I'm reaching up for you, higher and higher, higher and Continua a piovere, amici. Facciamo un po' di gasolio e proseguiamo. Qui carissimo è 23,44. La benzina 25,14. Brutto tempo ragazzi, brutto davvero. 23,44 per 0,087. Vabbè, tu hai la fai 23,44 così scopriamo a quanto abbiamo rifornito. Abbiamo rifornito a 2,07 euro. Molte volte si va un po' avanti con la speranza di trovarlo inferiore, invece lo trovi superiore e poi devi rifornire. still walking in a dream. Down in me. Waking up in my cold sweat, feel like I am deep in debt without you. I'm sitting up in my lonely bed, wondering what I just said to you. I'm holding back the tide of waterfall. A single drip could make it all come down. I'm reaching up for you, higher and higher. Camper sempre più sporco, sempre peggio, è proprio in condizioni, non lo laviamo da mesi, guardate in che condizioni è. Adesso vi faccio vedere la spiaggetta che c'è qua sotto. Oggi dormiamo qui, sono stanco, 3 ore di guida me le sono fatte anche oggi. La Norvegia è davvero splendida ragazzi, splendida. Ovviamente ci penalizza il clima, ma ve l'ho già detto 100 volte. Probabilmente se non ci fosse questo clima non sarebbe neanche così bello. L'acqua è di un cristallino, guardate. Dobbiamo attraversare quel ponte domani. A Capo Nord mancano ancora, credo, 1000 chilometri. E siamo già molto a nord, ma molto. E nonostante tutto mancano ancora 1000 chilometri. 1000 chilometri di strade meravigliose. In 10 minuti che non piove ne approfittiamo subito.
Nel frattempo Rita si è già data da fare broccoli, verdura e poi? E poi la carne è già pronta, è solo da scaldare. La carne di pollo È vero, in Thailand me l'hai già fatto. che ho fatto ieri, sì, non abbiamo mangiato. Bene. Ci vediamo domani per proseguire il viaggio verso Capo Nord. Anzi, vi dico quanti chilometri mancano e quante ore mancano da qui dove ci troviamo adesso. Da dove ci troviamo adesso sino a Capo Nord non manca molto, cioè sembra anche poco, ma guardate la Norvegia quanto è grande. Guardate quanto è grande la Norvegia. Tutta questa, noi siamo già qua su e Capo Nord è lì, eppure da qui a lì mancano 1000 chilometri. Esattamente 748, sì, oggi ne ho fatto un 250. 10 ore e 39 minuti. Domani mattina ne facciamo un altro pezzo. Ci vediamo domani, ragazzi. Buona serata, buonanotte a tutti. Si parte, ragazzi, buongiorno, 10:44, Davide ha finito una lezione di inglese, 748 km a Capo Nord. In 2 giorni lo raggiungo e poi si inizia a scendere dalla Svezia, dall'altra parte quindi, e iniziamo a cercare un po' più di caldo, un po' più di clima migliore. Queste temperature e questo clima non ti fa vivere, è inutile che ve lo dico ogni giorno, è normale, non ti fa vivere, non ti permette di allenarti, non ti permette di stare all'aria aperta, non ti permette nulla, almeno a noi non ci permette nulla. Poi c'è gente che magari si mette un incerato e si fa le escursioni in mezzo ai monti sotto la pioggia. Comunque piove anche stamattina, piove tutti i giorni, piove sempre. Buongiorno anche alla Rita. Buongiorno. Ero troppo preso da questo discorso, ragazzi, da dirvi che è ora di tagliare, soffrendo. è ora di accorciare i tempi. Sì, ci manca il sole, ci manca il caldo. Attraversiamo il ponte che avete visto ieri nella dronata da lontano, un grandissimo ponte che collega sempre questi fiordi. Che tempo, Pessimo anche oggi, pessimo. Tempo per fare chilometri. Perfetto per fare chilometri. Visibilità scesa a 10 metri, 20 metri. Mezzogiorno e 20, sto guidando da le 11 meno 20 forse, 10 e mezzo, 11 meno 20. Gasolio economico 19,57, era anche 23, quindi lo facciamo subito il pieno. Gasolio ho fatto, adesso ci fermiamo per pranzo, Rita. Sì, sì, perché ho bisogno di tempo, mi è rimasto un solo fornello. Quindi Rita prepari il pranzo e io scendo un attimo a prendere una boccata d'aria. Va bene? Va bene. Hai detto che ci fai? Poi volevo fare il ragù e hamburger. È un pochino tardi, devo accelerare. Dai, a dopo. A dopo. C'è proprio freddo, ragazzi, proprio freddo. Ancora neve dappertutto sulle montagne. E poi tra umidità, pioggia e neve. Guardate. Vedete i monti qua sopra? Hanno ancora le chiazze di neve. Comunque bel parcheggio questo, e guardate che tavolo che hanno costruito qua di fronte a questo fiume. Oggi pranziamo e riposino qui, poi di pomeriggio riparto e mi faccio un altro po' di chilometri. 2 giorni e siamo a Capo Nord e poi iniziamo a scendere e a cercare un pochettino di giornate migliori, di temperature migliori. E 2 pacchetti li hai fatti fuori. Sì, impasto tutto. C'è troppa roba in freezer, bisogna eliminare un po'. Bisogna cucinare un po' di roba.
Buon pranzo e grazie per la pasta, Rita. Buona, spaghettini al ragù, niente male. Non finirmi il parmigiano. No, io ne metto poco. Ragazzi, poi il riposino qui di fronte a questo fiume, niente male. Concilia, c'è anche una partita di tennis in TV, me la guardo e poi proseguiamo, ci vediamo dopo. Oggi ragazzi, giornata di clausura totale. Doccia, capelli, una partita di tennis. Fermi in questo parcheggio bellissimo. Domani mattina ci spostiamo. Adesso ceniamo. Abbiamo del pesce norvegese comprato fresco, buono. E vino, pane, broccoli, eccetera, eccetera. Ci vediamo domani mattina per fare un bel po' di chilometri. Ne mancano molti a Nord Cap. Ciao ragazzi, a domani. Buongiorno amici, finalmente una bella giornata e vediamo il sole, è una rarità, abbiamo trascorso gli ultimi 14-15 senza vederlo mai, pioggia e basta, siamo alle colazioni e poi facciamo altri chilometri. Quindi amici, direzione Capo Nord, indicazioni 8 ore e 50 minuti. Si parte 617 km. 8 ore e tanta roba, cara Rita, ma ce la faremo. Dobbiamo viaggiare oggi e godercela un po' oggi che c'è un raggio di sole perché poi mette pioggia per 15 giorni. Dobbiamo scappare da questo. Dobbiamo tornare immediatamente un po' più a sud, trovare qualche bella giornata, il sole, godercela un po', non si può vivere così sotto la pioggia, tutti i giorni, in camper. Sempre più a nord e sempre più neve e ghiaccio, e manca ancora 560 km a Capo Nord che ci sarà ancora più freddo, ancora più neve. Bello, ci sarà anche il sole di mezzanotte, non vediamo l'ora di farvelo vedere. Sempre che ci sia il sole, perché non lo vediamo, ne abbiamo visto un raggio stamattina alle 7:30 e poi non lo vediamo da 15 giorni, quindi dovrebbe fare una giornata serena e riuscire a vedere il sole. Speriamo, ci teniamo. Ci sgranchiamo le gambe 2 minuti prima di ripartire. Stiamo praticamente, dormo, mi sveglio, lavoro, passo dal tavolo del lavoro al sedile della guida e stiamo facendo poco movimento. Tempo sempre pessimo, sempre più freddo ragazzi, buffietta addirittura, neve, ghiaccio ovunque nelle montagne. Ci siamo riempiti l'acqua potabile, guardate se è acqua fresca, ghiacciata la Damigianetta. Basta ragazzi, ci siamo fermati per pranzo, vi faccio vedere il panorama, magari dronatina e la Rita cucina, guardate, ancora con gli occhiali da sole in camper, guardate, con la testa dentro gli armadi, con gli occhiali da sole, come farà vedere. Ciao! Parcheggione in strada di fronte alle case, ma di fronte anche a un bel fiordo. Io non lo so se questi sono sempre terreni privati, ci sono casette, sedie, non lo so, penso di sì. Barbecue nuovo di zecca, mai utilizzato, mai, fiammante. Guardate se riuscite a vedere qui dentro, non lo so se si vede, un braciere bellissimo e tutti i cuscini con le panche per stare intorno a questo fuoco. Bello,
Ci siamo goduti un attimo questo panorama, ho fatto una dronatina, ho fatto una foto col mio cucciolone. Adesso rientriamo in camper perché Rita, se non sbaglio, ci ha chiamato per pranzo. La Rita ci ha proposto 2 spaghi aglio e olio, abbiamo del salmone norvegese, mozzarella e pomodori, e poi abbiamo anche queste che erano, Rita, mi dimentico sempre il nome. Forse Alici, non lo so. sì. Alici. Non lo No, alici sappiamo. sono troppo grandi. Comunque, di fronte ai ghiacciai del profondo nord della Norvegia, siamo a un tiro di schioppo ormai dal Nord Cap. Sono aringhe. 5 ore di camper Tiro ancora. di schioppo. Ciccio, correggi, sono aringhe. Aringhe, ti hanno sentito. Ah. A dopo ragazzi, ciao. Quasi le 5, 16:54. Buon pomeriggio ragazzi, si riparte. Ormai mi sto flippando guardando le partite del tennis, è appena finita una partita di Sinner in finale e quindi riparto adesso. Non vedo io lì a destra. È uscito il sole, le previsioni lo dicevano, dopo questa giornata di sole parzialmente soleggiato farà esattamente 15 giorni di pioggia, dicono le previsioni. Ci dobbiamo muovere a raggiungere Nord Cap e poi riscendere dalla Svezia. Dobbiamo portarci assolutamente via da questo clima. Si è creato un ingorgo qua perché un camion gigantesco ci passava a malapena da questo ponte. Che belle! Abbiamo visto anche le renne finalmente. Che belle! Forse queste erano d'allevamento però. Ne avevamo visto però Rita enormi. Ah no, quelle erano non renne. No, quelle sono le alci. Le alci. Le abbiamo viste in natura attraversare la strada, gigantesche. Oggi ragazzi probabilmente vi facciamo vedere il sole di mezzanotte. Avremmo potuto anche prima, ma è sempre coperto, nuvoloso e piove, quindi non fa. Invece oggi è una bella giornata, sembra abbastanza limpido, potremmo riuscire a vederlo. Il video uscirà a mezzanotte. E il parcheggino l'abbiamo trovato, abbiamo il sole, quindi probabilmente manteniamo la promessa. Adesso però si fa una corsetta di mezz'ora. Andiamo a esplorare qua intorno. A sinistra non si può solo guidare e editare, sempre seduti, bisogna muoversi. Dopo la corsa con Dado stiamo venendo con Rita a vedere se si può parcheggiare qua giù, perché è stupendo, perché avremo il sole anche a mezzanotte, perché ci possiamo fare un barbecue di fronte al mare e non è molto brutto, anzi non c'è proprio niente, non c'è nulla, lo vedi? Facile, no? Nulla. Certo che se riuscissimo a metterci dove ci sono questi ragazzi qua col furgone bianco, stupendo, guardate che posto bello, di fronte al mare, sarebbe davvero fantastico. Barbecue, sì, no, ma un posticino lo posso trovare, lo posso trovare qua. Qua c'è anche una famiglia, non so se siano residenti, o vengano solo così per l'estate. Comunque si sono fatti il barbecue, adesso sono al sole a cena, che bello. Sono già le 8:30 e guardate il sole che c'è.
è che ci sono queste montagne, perché se fossimo in una pianura oggi si vedrebbe di sicuro, invece è probabile che tra un po' vada dietro le montagne il sole, non lo so. Per il momento è ancora alto, però vedete è già al limite di queste montagne qui. Questo è un pezzo di manzo che ho comprato l'altro giorno, sarebbe bello anche metterle al barbecue queste bisteccone. Sarebbero l'ideale, non vedi il grasso. Domani mattina vediamo se spostarci, vediamo, il fatto che è un po' occupato, vediamo, se fosse libero dove c'è quel van sarebbe stupendo. Allora sì, barbecue, sole, bella giornata. Vediamo domani mattina, adesso ceniamo qui. Oggi si cena col sole, 9 di sera, sole altissimo. Non vedo l'ora di farvi vedere il sole a mezzanotte in punto, amici. Siamo già nel posto giusto e anche nel periodo giusto. Il discorso è che ci sono queste montagne, però vediamo anche dopo, e magari ve lo faccio vedere proprio oggi. Adesso mi mangio questa bella fettina, verdure cotte, patate, bollite e vino a 10 euro il litro. Signore e signori, sono le 22:50. Purtroppo il sole non si vede più, come vedete è andato dietro quella montagna. Non tramonta più ormai, però come potete vedere quella montagna è illuminata. I prossimi giorni mi parcheggio in un posto dove non ci saranno montagne, dove ci sarà l'orizzonte libero, così vedremo proprio il sole a mezzanotte. Perché qui è altissimo ancora, solo che chiaramente anche le montagne sono alte, quindi un po' lo coprono. Perciò, visto che il sole non si vuole far vedere, andiamo a stalkerarlo con il drone. Esatto. Si vede il sole, papi, l'hai visto? Sì, si vede. Che bello. E lo vedete anche voi. Drone in base. Lo prendiamo se papà ci riesce e torniamo subito al camper perché c'è freddo. Sono esattamente le 22:58
e 22 secondi. Che bello. Si rientra in camper, ragazzi, c'è freddissimo. Adesso vi dico quanti gradi, ma ce n'è pochi, forse 8. Molto pochi. Secondo me, anche di meno. Dronatina fatta. Sì, questo è l'importante.